Che cosa ne dici di fare un esercizio sui pronomi combinati oggi? Ci sta? Per ripassare e riprendere un po' questo argomento? In questo video ti presenterò delle frasi e dovremmo completarle con il pronome combinato corretto. Ma prima di cominciare ho preparato qualcosa per te. Un documento PDF che include l'uso dei pronomi combinati in italiano, spiegato in dettaglio, in modo chiaro, con moltissimi esempi e anche con degli esercizi. Quindi, se vuoi ricevere il PDF e gli esercizi sui pronomi combinati italiani, clicca sul link che trovi nella descrizione qui sotto e arriverà in pochi minuti gratuitamente nella tua casella di posta. Cominciamo. Prima frase. Completiamola con il pronome combinato corretto. Flavio e Lino sono partiti per una vacanza a Napoli e sulla costiera amalfitana. Non avevano una guida e quindi prestata io. Hai 7 secondi per completare questa frase con un pronome combinato. Non avevano una guida e quindi gliel'ho prestata io. Qui abbiamo il pronome diretto la, eliso, perché abbiamo un H muta, che sostituisce la guida, e gli che significa a loro, a Flavio e Lino. E il pronome di terza persona gli si unisce al secondo pronome con una e nei pronomi combinati. Gliel'ho prestata io. E attenzione all'accordo del participio passato, prestata, la guida, femminile. Seconda frase. Sono stati ad Amalfi questa mattina. Mi hanno chiamato e hanno parlato bene. Me ne hanno parlato bene. Mi hanno parlato bene di Amalfi. Ne significa di qualcosa o di qualcuno. In questo caso è un complemento di argomento, introdotto dalla preposizione di. Terza frase. Lino stava vagando per gli scavi di Pompei senza una mappa. Fortunatamente, una turista tedesca prestata una. Attenzione, c'è una quantità, una. Una turista tedesca gliene ha prestata una. Gli è sempre un pronome indiretto che significa a lui, a Lino, e il ne è il ne partitivo che si riferisce alla mappa e c'è una quantità. Prossima frase. Io sono stato a Positano un sacco di volte. Quando ero piccolo i miei genitori portavano spesso. Pronome combinato. Quale inseriamo qui? I miei genitori mi ci portavano spesso. Mi portavano me, e ci è il ci locativo che sostituisce Apositano. Mi ci portavano spesso. Prossima. Flavio, domani sveglia presto, si fa colazione in fretta e si parte per la visita alla Napoli sotterranea, Voglio evitare la calca, visto che siamo in alta stagione. Queste sono le parole di Lino a Flavio. Quindi Flavio domani? Ci si sveglia presto, si fa colazione in fretta e si parte presto. Sono tutte forme impersonali, con il si impersonale, però abbiamo il verbo svegliarsi, che include già il pronome si, che è riflessivo. E quindi dovremmo aggiungere il si impersonale e poi il si riflessivo. Due si vicini non funzionano. E quindi manteniamo il verbo svegliarsi alla terza persona,
perché è la forma impersonale, si sveglia, ma il sì impersonale diventa ci. Ci si sveglia presto. Prossima. Che pesante che sei, Lino. Ho già detto, siamo in vacanza e in vacanza riposa. 2 pronomi combinati qui. Che pesante che sei, Lino. Te l'ho già detto. Ti ho già detto questa cosa. Lo sostituisce quello che gli ho detto. Siamo in vacanza e in vacanza ci si riposa. È lo stesso caso precedente. Riposarsi è già un verbo pronominale che include la particella si, ma il si impersonale invece diventa ci. Ci si riposa. Prossima frase. Mi hanno mandato delle foto. Ah, Flavio è stanchissimo. Non vede l'ora di tornare a casa. Vede dall'espressione che ha. Quindi dall'espressione che ha in viso, dalla foto. Ah, Flavio è stanchissimo e vuole tornare a casa. Lo si vede dall'espressione che ha. Si vede, forma impersonale di vedere. Si vede che vuole tornare a casa e lo sostituisce l'intera frase, che è stanchissimo, che vuole tornare a casa. Lo può sostituire un'intera frase. Lo si vede. Prossima frase. Ragazzi, avete visto le foto di Flavio e Lino? Hanno mandata qualcuna? Facile, dai. Ve ne hanno mandata qualcuna? Vi significa a voi, che diventa ve in un pronome combinato, ne è il ne partitivo, si riferisce alle foto, perché c'è una quantità indefinita. Qualcuna. Una mattina Lino si è svegliato presto ed è uscito da solo per visitare la città. Ah, Flavio è presa e non gli ha parlato per tutto il giorno. Cosa ha fatto Flavio? Flavio se l'è presa e non gli ha parlato per tutto il giorno. Qui siamo a un livello abbastanza avanzato, perché si tratta del verbo pronominale prendersela, che include il verbo prendere più il pronome si più il pronome la. Prendersela significa offendersi. Quindi Flavio si è offeso. Se l'è presa. Come vedi abbiamo il pronome si, il pronome diretto la, che viene eliso, e poi il verbo prendere al passato prossimo in questo caso. E presa, il participio passato, è al femminile, come per tutti i verbi pronominali che includono il pronome la. Nei tempi composti il participio passato è femminile. Se l'è presa. È come farcela. Ce l'ho fatta. Ultima frase. Alla fine non sono andati a Ischia, il mare era mosso e non sentivano. Non se la sentivano. Non se la sentivano di andare a Ischia perché il mare era mosso. Qui abbiamo il verbo sentirsela, che significa proprio avere il coraggio o l'energia o la forza di fare qualcosa, dipende dal contesto. In questo caso il mare era mosso, non se la sentivano di andare a Ischia, avevano paura, insomma, che ci fossero dei problemi o di stare male sulla barca, dipende, ma non se la sentivano di andare a Ischia, perché il mare era mosso, c'erano le onde. Bene, com'è andato questo esercizio? Hai trovato tutti i pronomi combinati corretti?
Fammelo sapere nella sezione dei commenti qui sotto e ti ricordo che puoi scaricare il documento PDF in cui ti spiego nel dettaglio e chiaramente l'uso dei pronomi combinati in italiano e riceverai anche degli esercizi. Buon lavoro e ci vediamo al prossimo video. Ciao!